Buongiorno, oggi con Luca Discacciati, trader professionista, andremo a vedere cosa aspettarci da questo crollo dei mercati, analizzando anche i dati storici delle precedenti crisi e recessioni. Ed oltretutto, cosa ancora più interessante, andremo a vedere come guadagnare e come cogliere le opportunità che queste situazioni lasciano. Quindi partiamo, l'unica cosa che vi chiedo è di lasciare un mi piace per supportare questa serie e supportare il canale. Detto questo, via! Come avete visto, nell'ultimo periodo i mercati sono crollati. Adesso sono qui con Luca, andiamo a vedere l'S&P 500, uno degli indici più importanti negli Stati Uniti, e andiamo a vedere se ci sono opportunità da cogliere andando ad analizzare con Luca i dati storici. Quindi Luca, ti lascio la parola, ormai ti conoscono, andiamo. Bene, bene. Ciao a tutti, ciao Riccardo, grazie dell'invito. Partiamo appunto dicendo, come hai detto tu, S&P 500 è la borsa più importante non solo in America ma al mondo, proprio perché è la più grande borsa proprio in termini di capitalizzazione nel mondo. Ora, quello che vediamo qui è il grafico di quello che sta succedendo in queste sedute. Infatti vediamo che i problemi causati dal coronavirus hanno scatenato il panico in borsa e dai massimi storici i prezzi sono crollati fino a rompere la trend line che vediamo qui in figura, che stava sorreggendo il trend al rialzo praticamente degli ultimi anni. Voglio sottolineare che questa trend line arriva dal 2016, non è proprio una Esatto. trend line poco importante. Esatto, esatto, è una trend line comunque di lungo periodo e appunto la rottura di una trend line denota il cambiamento di un trend. Detto questo, dato che ci sono stati dei forti rialzi, dei rimbalzi importanti nelle ultime sedute, la domanda che si fanno un po' tutti è: ma il ribasso è già finito sulle borse oppure è destinato a proseguire? E proprio per rispondere a questa domanda io ho preparato una serie di grafici che ci aiuteranno a capire un pochettino la situazione. Infatti, la prima cosa che ci tengo a farti vedere è che statisticamente questi grossi ribassi sulle borse arrivano una volta ogni 10 anni circa. Infatti qui ti ho preparato un grafico un po' più di lungo periodo dove vediamo appunto la situazione attuale con la stessa trend line che abbiamo visto prima esplosa e anche le precedenti crisi. Qui abbiamo la crisi dei mutui subprime e qui abbiamo la crisi dell'anno 2000 con lo scoppio della bolla dei titoli internet. Quindi quello che vediamo appunto da questo grafico è che tendenzialmente queste grosse crisi, questi grossi crolli arrivano una volta ogni 10 anni. Detto questo, andiamo a cercare di vedere più nello specifico però che cosa succede cosa è successo nelle crisi precedenti. Qua siamo nel periodo del 2008, crisi dei mutui subprime, vediamo che anche in questo caso la rottura della trend line che sosteneva il trend al rialzo è poi coincisa con un rimbalzo dei prezzi che sostanzialmente anche in quel caso fece pensare ad una fine della crisi del mercato finanziario. In verità, come vediamo poi, e qui c'è una coincidenza veramente interessante, a cavallo del mese di maggio è poi effettivamente cominciato il vero ribasso che ha portato a segnare dei minimi importanti poi nel 2009. Ti faccio vedere anche quello che è successo nella crisi precedente. Qui siamo negli anni 2000, quando scoppiò la bolla dei titoli internet. Vediamo che anche in questo caso, in seguito alla rottura della trend line che sosteneva il trend al rialzo, abbiamo avuto dei rimbalzi importanti anche che fecero pensare alla fine dei ribassi in borsa, ma anche in questo caso, Riccardo, guarda che coincidenza, proprio a cavallo del mese di maggio c'è stato un ritorno al trend ribassista e di fatto un'accelerazione che poi ha segnato quello che è stato il vero ribasso che è culminato poi negli anni 2002 e 2003, da cui poi i mercati sono ripartiti. Hai visto che coincidenza? Sempre a cavallo del mese di maggio, pensa che ci si aspetta proprio il picco dei contagi
proprio a cavallo del mese di maggio negli Stati Uniti. Quindi attenzione, perché anche in questo caso è molto probabile che i prezzi segnino un rimbalzo importante, ma che poi appunto dopo questo rimbalzo ci possa essere una continuazione al ribasso Ma dei c'è, prezzi. secondo te c'è un qualche motivo per il quale succede sempre all'incirca attorno al mese di aprile-maggio questa cosa? E tra l'altro una cosa che noto, in questo rimbalzo, in questa, diciamo, in questo crollo delle borse, il rimbalzo è stato molto più ampio e molto più breve nel tempo, cioè lì abbiamo visto che comunque l'evoluzione del rimbalzo è stata di una settimana o due, 3 settimane. Qui invece si parla di veramente una settimana, 5 o 6 giorni. Perché succede Esatto. questo e perché proprio in questi mesi? Ma allora partiamo dal presupposto che, come vedi appunto da questo grafico che stiamo vedendo, tendenzialmente i grossi crolli nelle borse avvengono a fine decade, e con fine decade si intendono gli anni che finiscono per esempio con il 9 con lo 0. Vediamo appunto che negli anni 2000, quindi un anno che finisce con lo 0, è iniziato un crollo importante, 2008-2009, vedi che siamo sempre alla fine della decade. 2020 come in questo caso, un anno che finisce con lo 0. Un esempio su tutti è il 1929, l'anno della grande crisi dei mercati finanziari. Anche in quel caso vedi che l'anno è un anno alla fine della decade. Quindi diciamo che quello che capiamo dai mercati finanziari è che spesso e volentieri sono molto più precisi e molto più regolari di quello che si pensi. Quindi non ti so dire esattamente il motivo per cui, per esempio, anche in questo caso vediamo che a cavallo del mese di maggio sempre ci sia un'accelerazione del ribasso. Non ti so dire il motivo, però se andiamo ad analizzare i prezzi spesso capita così, e spesso le borse sono molto più precise di quello che pensiamo. Qui ti ho preparato un grafico con quella che potrebbe essere una proiezione ed una previsione di quello che potrebbe essere appunto il ribasso che potrebbe colpire le borse, e vediamo appunto una proiezione chiaramente molto più ribassista rispetto a quello che è successo in questo momento sulle borse. Da notare un qualcosa di interessante a livello tecnico, quindi utilizzando l'analisi tecnica, si ha una previsione di ribasso che va a raggiungere proprio i massimi storici del 2008 e del 2000. Quindi vediamo appunto come tutto quadra e tutto ci lascia immaginare che i prezzi possano continuare a scendere. Ecco. Per quanto riguarda la tua domanda sulla velocità del rimbalzo, in verità diciamo che c'è sempre stata molta velocità nel rimbalzo. Questo è per esempio il caso del 2008, vediamo che subito dopo la rottura della trend line abbiamo un repentino movimento al rialzo, poi di nuovo un movimento al ribasso, un movimento al rialzo, e poi appunto a cavallo del mese di maggio una ripartenza al ribasso. Però diciamo che la volatilità in seguito a ribassi così forti è sempre stata molto alta, semplicemente perché questi rimbalzi, come sai, sono determinati dalle ricoperture delle posizioni al ribasso. Quindi tutti gli investitori, grossi investitori che sono riusciti a lucrare dal movimento al ribasso, ricoprendo le posizioni short, vanno di fatto a comprare titoli sul mercato, e di conseguenza generano questi forti rimbalzi. Ok, ho capito, ma quindi è probabile che magari quello che stiamo vivendo adesso in questa settimana sia soltanto un leggero ribasso per poi andare a toccare nuovamente la trend line e ripartire verso il basso? Esatto, esattamente. È molto probabile, a mio avviso, che succeda qualcosa tipo quello che è successo nel 2008, quindi che da qui al prossimo mese, le prossime settimane, potremmo avere appunto dei movimenti che di fatto facciano presumere che il movimento al ribasso potrebbe essere finito, e poi io credo che, anche dovuto al fatto che effettivamente l'economia reale sarà molto colpita da questo coronavirus, poi i mercati
diciamo, prendano coscienza di quello che effettivamente sono i danni economici di questo virus ed effettivamente si allineino e continuino nel ribasso, che potrebbe appunto poi, come ti ho fatto vedere qui in questa previsione, in questa proiezione, arrivare sostanzialmente, tornare a dei livelli importantissimi che sono i massimi degli anni 2000 e dell'anno 2008. Che probabilità c'è che si arrivi a questa scena descritta? Guarda, secondo me la probabilità è molto alta, anche se c'è da dire che siamo in un contesto molto diverso rispetto agli anni 2008 e agli anni 2000, ovvero in questo momento i tassi di interesse sono negativi se non a zero, praticamente in tutti gli stati del mondo, tutte le banche centrali del mondo hanno abbassato i tassi. C'è stata una forte immissione di liquidità da parte di tutte le banche centrali del mondo, quindi potrebbe essere che questo ribasso sia un po' meno accentuato rispetto a questa previsione, che è abbastanza catastrofistica, diciamo. Però tieni presente che sull'S&P 500 un ribasso dai massimi storici fino a questo livello è poi che un ribasso del 50%, un qualcosa che nella storia abbiamo visto più volte. Io ti ho preparato questa slide dove sono riportati dal 1900 tutti i ribassi importanti della storia e vediamo che, a parte il 1929 dove c'è stato un ribasso dell'83% circa, quindi molto ampio, in passato anche appunto nel 2008 abbiamo avuto un ribasso del 50%, nel 2000 un ribasso del 44%, sempre sull'S&P 500, quindi sostanzialmente un ribasso del 50% in questo momento, con un problema così grave come quello del Covid-19, che appunto non si è mai presentato al mondo, perché è la prima volta che si presenta un problema così nell'era moderna. La volta precedente è stata l'epidemia spagnola, come si dice, ma chiaramente il mondo era molto diverso. Oggi siamo 7 miliardi sul pianeta, al tempo non eravamo nemmeno 1 miliardo probabilmente. Quindi il problema è sicuramente il peggiore che la storia stia vivendo da sempre, e di conseguenza, a mio avviso, è una proiezione questa tutto sommato anche ottimistica, perché un meno 50% dai massimi è qualcosa che tra l'altro anche Warren Buffett nell'ultima lettera agli azionisti ha detto di aspettarsi, quindi sostanzialmente non vedo niente di impossibile, ecco. Capito, mi è chiarissimo, sicuramente starò a vedere, ma non con le mani in mano, perché ci sono opportunità da cogliere in questo momento dove i prezzi si ribassano e quindi puoi comprare aziende e azioni a sconto. Tra l'altro Luca, se volete, mi ha dato un codice sconto, che tra l'altro Luca ti ringrazio per questo codice sconto, per comprare il suo corso fatto apposta per cogliere le opportunità durante questo periodo. Ora si possono fare gli affari di una vita, perché hai prezzi veramente bassissimi. Poi Luca, dici la tua, cosa ne pensi, perché so che tra l'altro tu nel 2008 avevi colto l'occasione di questi grandissimi Esatto. ribassi e avevi fatto degli affaroni. Se ci racconti quello che avevi fatto, perché è molto curioso e ti stimo per questo, perché hai rischiato tantissimo. Esatto, ma in verità rischiato tantissimo non è vero, semplicemente appunto basandomi su questa semplicissima immagine che appunto ci fa vedere i ribassi nella storia. Che cosa capiamo? Capiamo appunto che i ribassi arrivano mediamente una volta ogni 9-10 anni, lo vediamo qui proprio, questa è la statistica che riportiamo in questa slide, ma soprattutto la cosa che si capisce è che dopo un periodo di forti ribassi arriva sempre un periodo di forti rialzi, che se sappiamo sfruttare è davvero qualcosa di interessante, perché ci permette davvero di pianificare i nostri investimenti da qui ai 10 anni successivi, che saranno 10 anni di rialzi, e ci permette davvero di fare tantissimi soldi, perché se vediamo qui abbiamo dei ribassi del 20, 30, 40, 50%, guarda i rialzi successivi ai ribassi, di che percentuali sono: 800, 900,
800, 816, 350 nel caso di questi anni, ma poi chiaramente qui fa riferimento al 2018, siamo al 2020, è salito tantissimo. Gli ultimi 9 anni, gli ultimi 10 anni sono stati il rialzo più grande che la storia abbia mai visto sulle borse. Quindi i ribassi, che ricordiamo possono sempre essere sfruttati attraverso l'apertura delle posizioni short, quindi delle scommesse al ribasso, portano però con loro delle grandi opportunità. Perché? Perché appunto in seguito a forti ribassi troviamo dei periodi estremamente propizi per gli investimenti. Ed è proprio di questo che parliamo nel corso Opportunity 2020. Vediamo Esatto. cosa succederà. Io sicuramente sarò attivo e impegnato a cogliere queste opportunità. Il mondo non finirà a causa del Covid-19 e quindi ci sarà sicuramente un cambio di abitudini, ci sarà un cambio proprio di abitudini di milioni di persone e chiaramente dovremo essere capaci a sfruttare questi cambiamenti facendo gli investimenti giusti e guadagnando da questa capacità di fare gli investimenti giusti. Grazie mille di tutta questa spiegazione. Ciao Riccardo, ciao a tutti. Ciao, grazie ancora.